Buongiorno, mi porto dietro i miei tesori, le mie spezie, eccole qua. Allora, oggi faremo povere polpette, non nel senso che ammazziamo le polpette, ma povere polpette nel senso facciamo polpette povere. Faremo tutta una rubrica su povera pasta, povere polpette, povere patate, nel senso ottime ricette, poveri noi. Mi suggeriscono, oggi la clac è smorta, non fa battute, gli sponsor non ci sono, quindi sono tutti tristi, quindi se voi non vi iscrivete, non facete, scusate ragazzi, mamma mia, non fate click, non cliccate, non iscrivete, non mettete la campanella, quick, quack, TikTok, non arrivano gli sponsor, devo chiamare Cracco, vi faccio mandare qualche cosa. Va bene, allora, procediamo, povere polpette. Praticamente una serie di pietanze con poche cose, ricordando un po' quello che facevano le nostre nonne, le nostre ave, e cuocendo delle cose facilissime, semplicissime, ma esaltando tutto con i nostri ori. Procediamo con gli ingredienti. Allora, le polpette chiaramente bisogna farle con la carne, quindi compriamo circa 600 grammi di carne per 3-4 persone, 6 etti di carne, eccolo qui, una salsiccia per dare un sapore un po' di più, pane raffermo che io già ho ammollato, bagnato con del latte o con dell'acqua, per quello che preferite, QVP, come vi piace. Quindi quanto ve lo dico dopo. Sale, 2 uova, un aglio, dopodiché una serie di spezie e di altre cose, zeste di limone, zenzero fresco, oppure se non avete voglia di pulirlo, grattarlo e tritarlo, prendete dello zenzero già in commercio in polvere. Io vi consiglio chiaramente questo fresco perché ha tutto un altro sapore. Rosmarino, timo, poi abbiamo della foglia di salvia e dell'erba cipollina. Procediamo. Allora, in una scodella incominciamo a mettere la nostra carne, ci aggiungiamo la nostra salsiccia, chiaramente togliete la pelle, mettiamo un uovo, mettiamo tutto insieme. Però ci serve uno stacco perché, come avete visto, io lavoro molto con le spezie. Queste spezie, siccome in altre occasioni le possiamo mettere nella padella, in questo caso no, perché le dobbiamo praticamente mangiare, quindi le dobbiamo mettere a frullare. Allora, mettete tutto in un trita tutto, mini pinner, taglia tutto come quello che vi pare. Mettete le nostre spezie, profumatori e tutto il resto all'interno di questo tritatutto. Foglierini, abbiamo detto di timo, non ci mettete gli alberelli perché sennò i commensali cominciano a cercate di mettere soltanto le foglioline di quello che vi consiglio. Un po' di peperoncino non fa mai male e un aglio a cui ho tolto chiaramente l'anima interna perché qualcuno di voi magari non lo digerisce. Il sale lo mettiamo lì, quindi anzi a proposito mettiamo direttamente un po' di sale. Allora, riepiloghiamo cosa ho messo da tritare. Abbiamo un aglio intero senza l'anima, dell'erba cipollina, delle foglioline di timo, un aglio intero e delle zeste di limone, scorzette di limone. Sto nome non mi entra in testa, comunque delle scorzette di limone. Per ultimo abbiamo il nostro zenzero fresco. Quanto metterlo? Quanto vi pare?
assaggiatelo, provatelo, se ritenete opportuno aggiungerlo, la prossima volta ne mettete di più. Personalmente lo zenzero lo ritengo un ingrediente eccezionale e quindi ne vado a usare sempre una buona quantità. Piccolo problema, girando questo ciò che tritiamo viene schizzato sulle pareti, abbiamo bisogno di un liquido, in questo caso possiamo mettere un po' di uova oppure un goccettino di acqua. Andiamo a tritare. Allora abbiamo tritato tutte le nostre spezie mettendoci un po' di liquido che poi chiaramente dopo possiamo anche togliere. Ricordate, tanto gli ingredienti li trovate alla fine della ricetta, ci sono tutti, per le quantità vi ho detto di regolarvi e quindi ognuno di voi dopo decide quanto aggiungere. A questo punto manca il pane. Anche il pane è una scelta che potete fare personalmente, nel senso che se volete delle polpette più dure ci va più pane, se le volete più morbide mettete un po' meno pane. A questo punto abbandonerei il cucchiaio e, se mi vede Barbieri che c'ho il piatto, la mia postazione non è pulita, mi caccerebbe da Masterchef, ma tanto noi a Masterchef non cediamo, perché noi non dobbiamo vincere niente, dobbiamo vincere soltanto la vostra fiducia. Man mano che girate vi rendete conto se le polpette sono troppo dure o troppo morbide. In quel caso potete modificarne la consistenza semplicemente aggiungendo un altro po' di pane. Allora, è inutile che vi dica come si fanno le polpette, lo sapete, per cui non vi sto qui a tormentare su come fare le polpette. Ok, cominciamo. Allora, le polpette però non le dobbiamo fare tonde, non sono palle da tennis, ma le dobbiamo schiacciare. Perché? Adesso vediamo perché. Poggiamo la prima polpetta, ne prendiamo un'altra. Mi ricordo tanto Fantozzi quando faccio queste cose, perché Fantozzi alzò la palla, prese la polpetta e la mise a friggere immediatamente. Le ponete in ordine antiorario, prima ho detto orario ma è uguale, insomma tanto non ci interessa, e le mettiamo a soffriggere, sempre un po' schiacciate, in modo che piano piano si cuocano. Le polpette saranno cotte quando saranno diventate un po' abbruzzolite. Ragazzi, è peccato che non sentite il profumo, ma non so che dirvi, anzi lo miglioriamo, mettiamoci un rametto mentre cuoce. Le polpette devono arrivare a un effetto Maillard, praticamente. Sì, effetto Maillard, sì. Avete presente quando poggiate un pezzo di carne su dell'olio bollente, si fa bruciacchiato sotto? Quello si chiama effetto Maillard, che tappa i pori della polpetta e mantiene i sughi tutti all'interno della polpetta. Se non l'avete capito, mangiate una polpetta e capite che cosa vuol dire. Allora, abbiamo finito le nostre polpette, sono pronte, eccole qua, bellissime, croccantissime di fuori, dentro morbide. Abbiamo preparato questa ricetta con pochi ingredienti, adesso ce la mangiamo e che dire, qui i prodotti sono sempre più buoni, ci divertiremo sempre di più, seguiteci, iscrivetevi, like, non like, quello che vi pare, va bene? Buona giornata e buon pranzo a tutti.